allora ragazzi, domenica notte sarà la notte di Marvin Vettori. Finalmente vedremo Marvin dentro la gabbia affrontare Karl Roberson, Baby K. E devo dire che ci aspettiamo che sarà un match alquanto aggressivo, visto i precedenti tra i due. Ricordiamo che Marvin Vettori doveva affrontare già Karl Roberson in occasione di ESPN 29 a maggio, ma Karl Roberson, a seguito del drastico calo del peso, ha avuto dei malori, è stato male, è andato a finire in ospedale, quindi conclusione, il match è saltato. Ricordiamo inoltre l'episodio accaduto in albergo dove Marvin casualmente ha incontrato Roberson e gli è andato a parlare, tipo a dire: guarda, hai fatto una cazzata, perché hai fatto questo, insomma ci hai fatto saltare il match. E Roberson, anziché dire sì, in effetti ho fatto una cazzata, gli ha rivolto dei commenti del tipo: ah, ma ho saputo che dici che ho paura di combattermi, e quindi lì è successo un pochettino la pandemia, stavano arrivando alle mani, però non è accaduto. Ma bisogna dire che questo sicuramente ha creato molto hype su questo incontro, tant'è che l'organizzazione UFC ha ben pensato di metterlo come co-main event. Ora ragazzi, dal mio punto di vista Marvin Vettori sta cominciando ad avere tutte le carte in regola per aspirare ad arrivare alla top classifica. Ecco perché ho iniziato il video dicendo che domenica sarà la notte di Marvin Vettori, perché dal mio punto di vista domenica sarà un esame molto molto importante per Marvin per salire nella classifica. E visto il seguito che sta iniziando a creare intorno a sé, visto anche comunque il fatto che molti fighters americani comunque del circuito cominciano un pochettino a vederlo con un certo occhio, direi che Marvin sta avendo tutte le carte per poter puntare al massimo livello. Ora, sulla carta i pronostici danno Marvin Vettori decisamente in vantaggio, diciamo che la vittoria viene data quasi al 70% addirittura. Però bisogna dire che bisogna far sì che Marvin sia abbastanza concentrato. È vero che nelle sue dichiarazioni dice sì, in effetti io voglio entrare nella gabbia, picchiarlo selvaggiamente e fargli veramente male per le cazzate che ha combinato prima. Però non sono uno stupido e so che devo rimanere concentrato e focalizzare bene il mio planning da combattimento. Quindi io presuppongo che difficilmente si farà prendere dalla foga. Inoltre voglio puntualizzare una cosa molto importante: Marvin Vettori ha dimostrato di essere un vero e proprio professionista, perché a parte che comunque si è sempre fatto trovare pronto nei precedenti eventi che sono saltati per il Covid, come abbiamo detto, e a seguito dello svenimento di Karl Roberson, ma appunto dopo quest'ultimo episodio dove Karl Roberson non ha potuto combattere, si è comunque fatto trovare nella categoria superiore all'evento successivo come eventuale sostituto. Poi non c'è stata la necessità di sostituire qualcuno, quindi Marvin Vettori non ha combattuto, ma questo denota una vera e propria professionalità da parte di questo ragazzo, che potrà diventare effettivamente The Italian Dream, come il suo nickname. Quindi, da parte mia, di Francesco Lafauci, del team di Stone Fighters TV, ti auguriamo di metterlo KO e di salire in alto nella classifica e di far sì che tu diventi il prossimo fighter italiano, anzi il primo fighter italiano a raggiungere i vertici della classifica. Mi raccomando, vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.